Cari amici, è arrivata la pioggia e oggi vi va di fare una bella ricetta autunnale proprio con ingredienti di stagione. Vado a fare un tortino gustosissimo, facile da fare, economico, ma che davvero vi sconvolgerà. Dovete soltanto guardare fino alla fine la ricetta perché poi voglio sapere, come al solito, il vostro parere qui sotto nei commenti. Basta parlare, andiamo con i fatti. Buona visione! Partiamo proprio dalle patate, ne ho lessate circa 1 chilo. Quando i repi della forchetta si infilzano facilmente significa che sono pronte, più o meno una ventina di minuti. Qui invece stiamo lavando le cime di rapa. Le abbiamo appena raccolte dal nostro orto e questo è il momento migliore, proprio la stagione giusta per fare questa preparazione. Guardate come sono belle, questa è tutta la parte più tenera, mentre tutta l'altra parte più coriacea, la parte insomma del gambo, è stata tolta. Dopo aver fatto una bella sciacquata li andiamo a mettere da parte in modo che continuino a scolare. Questa è tutta la parte che abbiamo tolta per ricavare soltanto le cimette. Procediamo, andiamo avanti, queste le togliamo di mezzo. In una padella andiamo a mettere un fondo di olio extravergine di oliva. Qui puliamo uno spicchietto d'aglio e lo andiamo ad aggiungere nell'olio. Iniziamo ad accendere la fiamma sotto per farlo scaldare e poi aggiungiamo man mano che cosa? La nostra stupenda salsiccia fresca calabrese tagliata a punta di coltello, condita soltanto con il sale, il pepe rosso dolce in questo caso e l'immancabile finocchietto selvatico. Questa è la nostra ricetta. La salsiccia fresca la andiamo a sbriciolare nell'olio in modo da farla rosolare per bene in padella insieme all'aglio. Io ho scelto tre pezzi di salsiccia che più o meno saranno circa 300 grammi, mentre le cime di rapa sono 600-700 grammi, ecco, più o meno approssimativamente questi sono i quantitativi. La lasciamo soffriggere per bene, caccerà anche parte del suo olietto rosso aromatico che starà benissimo poi quando andremo a soffriggerci insieme le cime di rapa. A questo punto la carne la possiamo togliere, anzi la dobbiamo togliere, altrimenti poi risulterebbe troppo secca e per adesso la mettiamo da parte in questo piatto. Le cime di rapa sono un ortaggio davvero molto apprezzato soprattutto nel sud Italia, ma sono utilizzate anche in tutta la penisola proprio perché sono versatili e si adattano perfettamente alla preparazione di tantissime ricette. Con l'olio appena caldo abbiamo aggiunto i broccoletti, una spolverata di sale, li giriamo per bene e li lasciamo appassire, li lasciamo andare, poi ci mettiamo anche il coperchio e nel frattempo che la padella fa il suo lavoro noi ci occupiamo delle patate. Vi ricordo, per chi ancora non lo sapesse, che vanno schiacciate rigorosamente quando sono ancora calde, mentre non c'è bisogno che vi ustionate per togliere la buccia perché assolutamente potete toglierla dopo. Vedete, dopo che le avete schiacciate la buccia rimane nello schiacciapatate e l'andate a rimuovere, così non vi ustionate. Diamo un'occhiata alle cime di rapa, adesso facciamo ridurre ancora quest'acqua e tra un attimo saranno pronte. Le patate sono schiacciate, vedete, sono tutte belle schiacciate. Questa è la pasta gialla tipica nostra silana, se volete la trovate disponibile nel nostro sito sfizidicalabria.com. Anche le cime di rapa sono perfette, abbiamo spento la fiamma, rimosso gli spicchietti di aglio perché hanno già dato tutto quello che dovevano dare e adesso una metà di queste le andiamo a frullare. Vedete come sono rimaste belle verdi ancora? Così devono venire. Allora andiamo ad aggiungere un cucchiaio di olio e andiamo a frullare la metà delle cime. Otterremo una bella crema densa e la andiamo ad aggiungere alle patate schiacciate. Diamo giusto una mescolata, però ancora dobbiamo aggiungere le altre cose e poi soltanto successivamente amalgameremo il tutto.
Dopo aver fatto intanto una piccola girata, andiamo a prendere l'altra metà di broccoletti che avevamo soffritto e con un coltello ben affilato l'andiamo a sminuzzare, li andiamo a tagliare più possibile, ma va bene a coltello, senza fare una cosa troppo sottile, così sono perfetti. Continuiamo, diamo una girata anche a loro e procediamo. A questo punto andiamo ad aggiungere 2 belle uova fresche intere. Aggiungiamo anche una generosa spolverata di formaggio, io preferisco il parmigiano con un po' di pecorino, 2 parti di parmigiano ed una di pecorino, poi una bella macinata di pepe nero e poi ho aggiunto sia l'olietto della salsiccia che anche quella che avevamo soffritto poc'anzi. Ora c'è quasi tutto, manca soltanto una spolverata di sale, senza esagerare perché poi le patate le possiamo assaggiare e se è il caso possiamo aggiungerne altro. Se l'impasto vi dovesse risultare un po' asciutto, potete comunque aggiungere magari un mezzo bicchierino di latte oppure un goccetto d'acqua calda. Andiamo adesso a questo punto a tagliare un bel pezzetto della nostra provola silana calabrese. Questa darà tantissimo sapore, oltre che aggiungeremo la parte filante al nostro tortino. Anche lei la trovate disponibile insieme a tutti gli altri nostri prodotti nel nostro sito sfiziedicalabria.com. Ne tagliamo un pezzo e lo andiamo a cubettare semplicemente. E quando faccio queste preparazioni al forno, che sia la pasta al forno oppure anche la pizza o nei panini, io vado sempre ad utilizzare la provola silana perché è asciutta, non caccia acqua, ha il giusto sapore e poi è tanto filante. La preferisco davvero molto rispetto alla mozzarella in questo caso. Andiamo a girare per bene il tutto e adesso abbiamo messo davvero tutto quello che c'era da mettere a seconda del mio gusto. Voi se preferite aggiungere o togliere fate a seconda del vostro gradimento. Ho preso una bella teglia alta, quadrata in questo caso, la andiamo ad ungere con dell'olio extravergine di oliva. Facciamo attenzione ad ungere anche i laterali e i bordi. Volevo fare giusto una precisazione che ho dimenticato prima. Ovviamente ci sta benissimo anche un bel peperoncino piccante quando andate a soffriggere le cime di rapa. Nel mio caso, siccome non tutti mangiano il peperoncino, ho evitato per il bambino. Però se a voi piace, mettetelo che ci sta benissimo. Abbiamo spolverato sull'olio nella teglia un po' di pangrattato e poi possiamo iniziare a versare una metà del nostro composto, soltanto una metà. Perché? Perché adesso ci andiamo ad aggiungere in mezzo un'altra dadolata di provola silana, così siamo certi che in ogni porzione del nostro tortino ci sarà la giusta parte filante. Ragazzi, proprio come nella vita, anche in cucina dobbiamo essere giusti e uguali per tutti. Siete d'accordo, no? Beh, dopo questa perla di saggezza continuiamo a versare l'altra parte di patate schiacciate che restavano. Vedete che bello? Una bella lisciata, una bella livellata, un filo d'olio sopra e andiamo a completare con una leggera, e dico leggera, spolverata di pangrattato, in modo che questo poi farà una bellissima crosticina. Il forno è bello caldo. Nel mio forno mezz'ora a 180 gradi e gli ultimi 2 o 3 minuti nella parte alta a grill, in modo che si va a formare una bellissima crosticina croccante e avrà anche un bel colore. Ecco il risultato finale. Cosa ve ne sembra? Fatemelo sapere nei commenti, perché comunque adesso arriva la parte più bella. Lo lascio raffreddare giusto qualche minuto e poi andiamo a tagliarlo. E qui viene l'impresa bella. Si vanno a fare dei bei blocchetti
Uno di questo a testa, un bel bicchiere di vino e poi il pranzo oggi è fatto. Ma questo tortino si presta benissimo anche se dovete fare una scampagnata, se dovete mangiarlo la sera. Guardate che spettacolo. Certo è ancora caldo, ma volevo farvi vedere la parte filante. E guardate soprattutto la morbidezza, che è un aspetto molto importante. Non vi deve venire troppo asciutto, quindi state ben attenti anche con la cottura, controllatelo. Questo è il colore che deve avere, bello ambrato, ma comunque deve rimanere morbido, tanto le patate sono già cotte, è tutto cotto, deve soltanto finirsi nel forno. E poi guardate il profumo, ragazzi, il profumo non posso farvelo sentire, ma vi assicuro, e certamente so che mi credete, è qualcosa di strepitoso. Dovete assolutamente provare a replicarlo. Che altro dire? Penso che è arrivato il momento giusto, me lo sarò meritato un bel assaggio. Il mio blocchetto è nel piatto, ma guardate che morbidezza. Oh, ragazzi, poi non scherziamo, qui si parla di patate silane, sono rinomate in tutto il mondo. Guardate come ancora fuma, però vi dico che va assaggiato caldo, ragazzi, se volete vederlo filare, altrimenti anche freddo e strepitoso ugualmente. Benissimo, adesso do una piccola soffiata perché ancora brucia. Mamma mia, ragazzi, si unisce la dolcezza della patata alla parte croccante dei broccoletti, quel leggero sentore pungente che caratterizza questo ortaggio rende questo boccone davvero pazzesco. E vi posso affermare con certezza che è un piatto che non solo delizierà il vostro palato, ma vi immergerà insieme a me nella tradizione e nei profumi della nostra meravigliosa Calabria. Per oggi è tutto e questo piatto lo dedico a tutti quelli che mi vogliono bene.